Oggi vorrei parlarti di un tema che a volte ci spaventa più di quanto siamo disposti ad ammettere. Come iniziare a disfarsi degli oggetti che non utilizziamo, che non amiamo o che non rappresentano più la persona che siamo oggi? Spesso noi tendiamo a conservare le cose per anni, pur sapendo in fondo che non ne abbiamo un reale bisogno. Ma allora perché ci risulta così difficile distaccarcene? Probabilmente hai già sentito parlare di decluttering, ma quello che forse non sai è che non si tratta solo di ordinare la casa. Piuttosto potremmo dire che è un viaggio interiore alla scoperta di ciò che conta davvero per te. In questo processo infatti emergono emozioni, ricordi e anche paure. Ed è normale, è assolutamente normale. Ogni oggetto racconta infatti una storia e separarsene significa in qualche modo chiudere un capitolo oppure accettare che quel pezzo di vita non ti corrisponde più. Hai presente la sensazione di dare più valore a qualcosa solo perché è tuo? Questo è un meccanismo psicologico piuttosto diffuso. Infatti noi siamo legati ad un oggetto anche se non lo utilizziamo, perché questo oggetto è entrato a far parte della nostra realtà. È un po' come se la semplice proprietà ci convincesse che ci serve, oppure che potremmo, pentircene domani se ce ne liberassimo. Ma quanto spesso succede davvero di rimpiangere un oggetto di cui ci siamo sbarazzati? Quasi mai. Eppure la paura resta lì, latente. Ci sono oggetti che ci ricordano una persona amata, un viaggio importante, una fase della nostra vita. Separarcene può farci percepire di star perdendo quei ricordi, o peggio, di tradire quel ricordo. Ma la verità è che il valore autentico di quei momenti vive nei ricordi, non in un maglione infeltrito o in una scatola dimenticata sul fondo di un armadio. Se un oggetto ti suscita davvero gioia e calore, tienilo ma con consapevolezza. Se invece porta con sé malinconia, sensi di colpa o semplicemente occupa spazio senza darti nulla in cambio, forse è arrivato il momento di dirgli addio. Pensaci, liberare un cassetto da ciò che non usi più può essere un atto di rispetto verso te stesso e ciò che desideri oggi. Per evitare di sentirti sommerso è meglio procedere con ordine e gradualità. Questo che ti sto per illustrare è il metodo passo dopo passo che ho utilizzato io all'inizio. 1. Stabilisci un'intenzione chiara. Prima di iniziare chiediti: perché voglio eliminare il superfluo? Forse vuoi più spazio per quello che conta davvero, magari desideri una casa che trasmetta calma invece che stress, oppure vuoi semplificarti la vita in previsione di un trasloco, di un cambiamento lavorativo o semplicemente per sentirti più leggero. Avere ben chiaro il tuo perché sarà il motore che ti guiderà nei momenti di incertezza. 2. Parti da un'area di bassa difficoltà. Se ti getti subito nelle scatole dei ricordi di famiglia o nell'armadio pieno di vestiti accumulati negli anni, rischi di bloccarti. Quindi seleziona invece un piccolo spazio privo di oggetti fortemente emotivi. Potrebbe essere un cassetto delle posate, un ripiano in bagno, un armadietto dove custodisci prodotti scaduti. In questo modo tu puoi assaggiare la sensazione di alleggerimento senza un carico emotivo troppo grande. 3. Poniti domande specifiche. È utile chiederti infatti: quando l'ho usato l'ultima volta? Lo userei domani se ne avessi occasione? Mi regala un'emozione positiva o mi ricorda un momento che preferirei lasciarmi alle spalle? E ancora, rappresenta ancora i miei gusti e la mia personalità? Se la risposta è no, o non sai dire con sicurezza se ti serve davvero, forse è arrivato il momento di salutare quell'oggetto. 4. Gestisci la paura di pentirti. Molti di noi sono terrorizzati dall'idea: e se un giorno ne avessi di nuovo bisogno? Prova a sperimentare quella che io definisco scatola di transizione. Fai una cosa, metti degli oggetti in forse in una scatola sigillata e scrivi una data di 6 mesi più tardi. Se in quel periodo non senti il bisogno di riaprire quella scatola, significa ovviamente che puoi lasciare andare quelle cose senza alcun tipo di rimpianto. 5. Sfrutta l'effetto prima e dopo. Fare qualche foto del tuo spazio prima di iniziare e confrontarla con il dopo è un modo sorprendentemente motivante per renderti conto di quanta differenza possa fare un po' di decluttering. Guardando quelle immagini io sono sicuro che potrai visualizzare meglio i benefici concreti. Più ordine, più chiarezza e più respiro. Il minimalismo non impone di vivere in una casa spoglia, è piuttosto la capacità di circondarsi solo di cose che risuonano con i nostri valori. Eliminare infatti ciò che è superfluo diventa un atto di grande responsabilità nei confronti di noi stessi. Stiamo infatti decidendo di non investire più tempo, energie e spazio in ciò che non ci arricchisce. Facci caso, ogni volta che entri in una stanza ordinata e priva di ingombri, senti una sorta di leggerezza che può persino ridurre lo stress quotidiano. È come se liberare un armadio fosse anche un po' liberare la mente.
Forse ti dispiace buttar via degli oggetti ancora in buono stato e io ti capisco. A volte l'idea dello spreco può trattenerci dall'iniziare un decluttering. Ecco perché donare, per esempio, a un centro di raccolta, a un'associazione di beneficenza, a un amico, può farti sentire molto meglio. Non solo riduci i rifiuti, ma permetti a quegli oggetti di avere una nuova vita e di essere utili a qualcuno che ne ha magari davvero bisogno. Inoltre, partecipi a un circolo virtuoso dando il tuo contributo a una società più sostenibile. Durante il percorso potresti provare sollievo, nostalgia e a volte perfino un po' di ansia, ma è del tutto normale, ti assicuro, è assolutamente normale. Stai agendo su un terreno che tocca molti aspetti della tua vita e che coinvolge ricordi e attaccamenti. In questo senso, affrontare il decluttering significa anche conoscerti meglio. Capirai infatti oggetto dopo oggetto che spesso la nostra identità non è data da ciò che possediamo, ma da ciò che scegliamo di portare con noi, dentro e fuori. Io la penso così. Ogni cosa che lasci andare crea spazio per qualcosa di nuovo, fosse anche solo un senso di leggerezza o la possibilità di vivere i tuoi ambienti in modo più sereno. Se pensi che eliminare 2 o 3 cose non faccia molta differenza, prova a porti un obiettivo. Ogni giorno o ogni settimana, decidi tu, liberati di un piccolo gruppo di oggetti. Dopo qualche tempo, ti assicuro, potresti sorprenderti di quanta strada hai fatto. Queste piccole conquiste, sommate tra di loro, possono trasformare profondamente lo spazio in cui vivi e di conseguenza il tuo modo di percepirli. Ogni oggetto lasciato andare è, come dire, un tassello che ti avvicina a uno stile di vita più sincero verso te stesso. Disfarsi degli oggetti superflui può essere la prima di tante scelte consapevoli. Quando impari a lasciare andare ciò che non ti serve, diventi molto più abile a riconoscere le priorità, anche in ambiti diversi, come ad esempio le relazioni, le abitudini, i progetti. Si apre una porta a un minimalismo che non è solo apparenza, ma è un modo di essere e di pensare. Più tempo di qualità, meno confusione mentale e più spazio per le tue passioni vere. Spero che queste riflessioni ti siano utili e soprattutto che ti aiutino a intraprendere un cammino verso una vita più essenziale. Ogni singolo oggetto di cui ti liberi è un regalo che fai a te stesso, perché uno spazio vuoto può essere riempito di consapevolezza, di libertà e di nuove opportunità. È un percorso in divenire fatto di piccole scoperte quotidiane. Se ti va, magari raccontami nei commenti qui sotto le tue esperienze, magari i tuoi dubbi o i tuoi successi. Sono qui per ascoltarti e per condividere con te altre idee che possano sostenerti.